Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Scienza dei videogiochi. Quest'oggi parleremo della causa della zombificazione del mondo di The Last of Us, il Cordyceps. Attenzione, il video può contenere spoiler sul primo capitolo di The Last of Us. Detto questo, buon divertimento! Nella realtà il Cordyceps è una scomiceta della famiglia Cordypitaceae. La specialità di alcune tipologie di Cordyceps è la germinazione delle spore all'interno di corpi di insetti, formando un'infestazione che però non porta il soggetto subito alla morte. Di questo fungo però ci sono decine di varietà, ognuna delle quali parassitizza un determinato tipo di insetto, regolando così l'ecosistema ed evitando la nascita di specie invasive. Le spore arrivano ad occupare l'intero corpo, partendo solitamente dall'apparato nervoso. Grazie a questo controllo mentale, il micete porta l'ospite in un luogo adatto e inizia a crescere al di fuori del corpo della vittima, continuando fino al rilascio delle nuove spore. In The Last of Us però il fungo appare diverso, molto più aggressivo e con caratteristiche simili a un virus. All'interno del gioco è possibile scoprire l'origine dell'epidemia. Una tipologia di Cordyceps mutato, proveniente dal Sud America, si diffonde nel continente americano attraverso l'importazione di grano. Come un virus si propaga attraverso morsi e scambi di liquidi, quindi non solo per via aerea come farebbero delle spore. Nel mondo di The Last of Us l'infezione arriva, con il passare del tempo, a infettare più del 60% della popolazione mondiale, facendo confinare pochi sopravvissuti in città fortificate, a parte per il Gruppo delle Luci, un'organizzazione anarchica alla ricerca della cura. Il fungo mutato, come la sua versione normale, completa il suo ciclo vitale dentro l'ospite attraverso delle fasi. La prima consiste nella crescita del micete all'interno del cervello, facendo perdere la ragione alla vittima nel breve tempo, creando così il runner, il cui unico obiettivo è la diffusione delle spore attraverso il morso. Il secondo stadio, che si completa nel giro di un anno, consiste nella crescita del fungo al di fuori della calotta cranica, arrivando a coprire gli occhi del soggetto e rendendolo cieco. Questa fase crea il clicker, un essere capace di una forza eccezionale e un'ecolocazione primitiva attraverso il caratteristico click, per riuscire a trovare le prede attraverso il suono. Solitamente gli infetti dopo qualche anno muoiono incapaci di reggere il fungo, ma se ciò non accade arriva la terza fase. Il bloater è la creatura più forte e pericolosa che si possa trovare, la cui arma più letale è la capacità di espellere micotossine al bisogno, avvelenando così le sue prede. Prima di collassare per via del fungo, il soggetto cerca il luogo migliore per far crescere il micete e rilasciare le spore, che renderanno irrespirabile l'aria se non attraverso maschere antigas. Ma ora passiamo a una domanda fondamentale. Un fungo può davvero mettere in ginocchio l'intera umanità? Beh, fortunatamente la risposta è no. Il primo motivo è che, come abbiamo detto prima, il Cordyceps si divide in varietà con specificità molto alta. Nel senso che tutte le tipologie del Cordyceps non possono attaccare altre specie al di fuori di quella a cui sono legate. Ad esempio, una tipologia che infesta una formica non potrà mai infestare un ragno e viceversa. Questo vuol dire che se si estingue la specie da parassitare, si estingue anche il corrispondente micete. Il secondo motivo è che il cervello umano è molto ma molto più complesso di quello di un qualsiasi insetto, quindi troppo difficile da controllare per un fungo. Quindi non solo siamo al sicuro da una qualsiasi epidemia zombie fungina, ma è provato che il Cordyceps possiede proprietà che permettono di utilizzarlo come medicina e integratore. Detto questo, vi saluto tutti e vi aspetto al prossimo video.